Adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa. Alle 10 del mattino, via Stresa. Chieco per terra, ancora andiamo qui a... In un'Italia turbolenta, esattamente 20 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, il 4 aprile del 1978, in una realtà parallela, quella dei bambini, entra in scena con il titolo di Atlas UFO Robot, il primo cartone animato robotico. Goldrake raggiunge immediatamente l'apice del successo entrando in pompa magna a far parte della cultura italiana. Actarus e il suo Goldrake diventano così un'icona per tutti i bambini di quell'epoca. Avevo 7 anni e la prima volta che vedevo qualcosa come Goldrake ho avuto una sindrome di Stendhal. Quando l'ho visto sono rimasto a bocca aperta. Rappresenta il primo vero cartone animato che tratta tematiche di alieni, ma non alieni come li conosciamo noi, l'omino verde, bufo, ma alieni come culture diverse. Se volete sapere da che cosa deriva il 90% di quella che è la cultura manga degli alieni, Goldrake è sicuramente la pietra miliare. Tutti gli stereotipi sono all'interno di questo cartone animato. È lui stesso un archetipo della narrativa, lo scontro tra due civiltà. C'era solo Goldrake tra noi bambini, non c'era nessun'altra cosa. Poi arrivarono Capitan Harlock, ma arrivarono dopo come palliativo. Goldrake ha lasciato il segno. Si giocava sempre da bambini e ogni termine di paragone era fatto con Goldrake. Carnevale, ricordo che nelle feste gli Actarus e gli Alcor nei costumi erano praticamente delle baraonde di persone. I giocattoli di Goldrake, quei pochi che c'erano, non si trovavano, erano impossibili averli. E gli album delle figurine, oggi la gente sorride, ma da bambino erano un tesoro impressionante, perché ogni ragazzo poteva riguardare le immagini e riviverle. Il segreto del successo è legato a due fattori, secondo me. Il primo è il fatto che non c'era nulla di simile in Italia. E la seconda cosa è proprio il messaggio narrativo, il coinvolgimento. Basta guardare anche solo come era fatto il montaggio e il sistema narrativo di ogni singolo episodio. Era diviso solitamente in 3 parti. Funzionava come una curva: carico, esplosione, scarico. E questa logica di questa curva veniva trasmessa nell'episodio. C'era una situazione che si andava aggravandosi, in un certo punto esplodeva una narrativa e poi il finale, quasi sempre a lieto fine, finiva con la vittoria del personaggio. Ma i messaggi di vittoria del personaggio non erano sempre legati a una vittoria assoluta, spesso c'era dell'amaro. Actarus non era soltanto il classico eroe che doveva per forza sconfiggere o schiacciare i nemici, era una persona che trasmetteva valori, era contro la violenza e nonostante ciò era costretto a farlo. In Italia non è stato compreso questo messaggio. Goldrake è stato additato di violenza. La miccia l'accese l'onorevole Silviero Corvisieri, deputato di sinistra, padre di 2 gemelli, che in un articolo sul quotidiano La Repubblica si dichiarò preoccupato nel vedere bambini che nelle aule scolastiche cantavano con fierezza e quasi con le lacrime agli occhi la sigla di Goldrake, che lui ritenne celebrare l'orgia della violenza annientatrice e il rifiuto viscerale del diverso. Questo perché Actarus e il suo Goldrake combattevano gli alieni. All'onorevole era ovviamente sfuggita gran parte della trama. Vedevano Goldrake superficialmente, non lo seguivano coi figli e vedevano solo combattimenti, mostri, robot. Non riuscivano soprattutto erano spaventati da un tipo di narrativa che per loro era estraneo. E la cultura giapponese a noi ha trasmesso un modo di vedere il cartone animato che era diverso. I personaggi erano profondi, avevano un loro modo di essere all'interno del cartone animato che non era solo come comparse, erano tratteggiati in maniera incisiva, nonostante fossero comunque degli stereotipi. E questa cosa qua preoccupava i genitori perché i figli imitavano queste cose. Io ne sono l'esempio massimo, perché sono un subprodotto di quella cultura. Se penso a Goldrake c'è legata tutta la mia esistenza, cioè quello che faccio, come sono, come mi comporto, anche la mia istruzione a livello culturale è dettata dalla narrativa giapponese, perché mio padre era una persona che non c'era, il mio vero padre è stato Goldrake. Tant'è che ho visto di recente dei filmati di Romano Malaspina, doppiatore di Goldrake, e mi commuovo. Quando mi sono trovato davanti a questo cartone, sai, io che avevo fatto l'accademia, volevo fare Shakespeare, Pirandello, dico, ma l'ho preso un po' sotto gamba. Ho domandato a un famoso psicanalista del perché di questo grande amore nei miei confronti. Lui dice, le contestazioni, lo sbandamento, in quel periodo mancava un padre, mancavano dei punti di riferimento per i bambini. Ebbene, che forse nelle mie intonazioni hanno trovato il senso del dovere.
della dignità, del coraggio, il romanticismo, un qualcosa a cui aggrapparsi. E comunque è stato un miracolo. Io non lo so, io non me lo so spiegare, ma te ne farei leggere alcune di queste lettere. Ma hai gente che 45 anni, mica più bambini. Ma tu l'hai capito perché, senza essere un psicanalista. Un miracolo, credimi. Comunque non ho scaturito violenza, ma amore e ammirazione. E per me che non ho sfondato, è molto. Ho scoperto che Romano Malaspina, che è stato il mio vero padre etico, perché attraverso Goldrake mi ha trasmesso dei valori, non era soltanto un doppiatore, era una persona profonda, attraverso il tono della sua voce, una voce calda, una voce molto paterna, devo dire, tant'è che ha doppiato anche il padre di Oscar e molti se lo ricordano più per quello che per Actarus. Ha trasmesso una calma, una pace, ha lasciato il segno. Quando l'ho sentito la prima volta parlare, tuffa al cuore, insomma. Una cosa ti costruisce l'esistenza, non puoi dimenticare. Forse morendo si ricorda 2 o 3 cose, la famiglia, che si è amato. Io ricorderò sicuramente anche Goldrake. Io che non ho contatti con nessuno, che ho vissuto questi 40 anni a Roma in solitaria proprio. Io lo devo dire, voi mi avete dato tanto, perché io nella mia solitudine, queste lettere che ricevo, diciamolo, io non ho sfondato. Allora uno pensa, sei un attore fallito. E invece vedi, del fallito del tutto no, perché scatenato tanto amore. E questo è molto bello per me. Vi ringrazio. Grazie. La serie originale non censurata l'ho vista e mi è piaciuta molto, però ho sentito la mancanza delle voci originali, soprattutto del doppiatore di Alcor, che lì viene chiamato finalmente Koji. Manca questa voce e quindi quando guardi il cartone animato lo senti, che lui parla, dopo un po' ti abitui, però dici, non è Alcor. Però poi voci anche del padrone della fattoria, Regal, eccetera. I nomi sono originali, il che è molto bello, per chi la vede la prima volta. Per me nel cuore ci sono sempre i nomi dei personaggi che corrispondono a stelle, a costellazioni. Actarus, Venusia, Mizar, Regal, sono tutti nomi di stelle, anche Procton. La puntata che mi è rimasta più impressa di Goldrake, a parte la prima in cui vidi per la prima volta Actarus, fu una in cui il personaggio Actarus rincontrava la sua ragazza di cui era innamorato, Rubina, che tra l'altro trattasi della figlia dell'imperatore Vega, quindi era un conflitto di famiglie impressionante. Ma lei muore e lui corre in un campo di fiori disperato. La cosa è molto poetica per essere un cartone animato che all'epoca parlava di combattimenti, esplosioni, c'erano delle morti atroci, persone spappolate, eppure nonostante ciò lui riusciva a trasmettere un'immagine poetica. Questo era il forte contrasto che dava anche alla serie. Io sono rimasto impresso da questa umanità trasmessa che non c'era nel cartone animato. E momenti di tenerezza, momenti narrativi non esistevano perché venivano considerati melaniosi, non erano adatti all'eroe. Actarus era sensibile. È rivoluzionario in questa maniera, prendeva un pugno in faccia e non si ribellava. Secondo episodio, quando Koji gli dà un pugno in faccia e lui gli risponde sei soddisfatto? E poi se ne va, perché non voleva la violenza. E questo personaggio è stato così importante per me da spingermi a disegnarlo fino all'ossessione e poi di passare da quello che era un semplice gioco al disegno fino alla computer grafica, tant'è che i primi programmi di computer grafica che io ebbi quando ero ragazzo, le prime cose che tentai di fare fu proprio Goldrake e qualche personaggio giapponese che avevano lasciato nel cuore un segno fortissimo, senza nulla che possa essere mai paragonato alla magia che hanno avuto. Ancora oggi, a cercare bene, si possono trovare sotto ogni forma tracce di quella che per la prima generazione di appassionati è stato un vero e proprio punto di svolta. Disegnatore meccanico, un'infinità di lavori che non ricordo più fino a approdare alla computer grafica. Ovviamente quello che vedete è il frutto di più anni di esperienza. A Goldrake devo veramente la mia passione per il disegno. Oggi faccio quello che sento dentro, piuttosto che fare, non so, il costruttore di mobili come voleva mio padre, che non è che mi esaltasse molto, preferisco fare il grafico.
UFO è nata perché io dicevo adesso che ho gli strumenti voglio dare vita a ciò che mi ha dato tanto nella vita. Io volevo fare la sigla, rifarla in 3D, poi ho conosciuto in treno un regista che mi vedeva disegnare Goldrake su una... Dice, ma tu hai 30 anni, disegni Goldrake? Ma guarda che io sto facendo... Poi abbiamo trovato un mio amico che, se dovete nel filmato, che fa il Dottor Proctor, che ci ha aiutato. Abbiamo pianificato per 2 settimane la sigla, poi ho detto, ma no dai, facciamo un episodio di 20 minuti. Ho detto, ma lo finiremo? Purtroppo non l'abbiamo finito, però potete vederne grandi spezzoni, è nato così, è nato proprio dalla passione. Il nostro corto non ha una grande caratterizzazione dei personaggi perché è una cosa molto, molto veloce come narrativa. Diciamo è incentrato sulla vita di Proctor, che ha perso i genitori in un incidente, la cui causa probabilmente è stato un disco volante che ha fatto cadere l'aeroplano a bordo della sua famiglia. Quindi abbiamo cercato di tratteggiare un uomo distrutto, un uomo logorato dal concetto di alieni, scoprirli. Mentre Actarus nel nostro corto compare di striscio come una persona ferita, sofferente, di cui non si vedrà mai il volto, è sempre coperta. All'epoca i costumi sono stati fatti sia in cartapesta che stoffa, il 3D è stato fatto con i programmi che giravano all'epoca, si faceva quello che si aveva con i computer dell'epoca, che non erano belli come quelli di adesso, va detto che oggi si fa veramente del buon lavoro, ma all'epoca era faticoso. E la progettazione e la manodopera sono state fatte tutte artigianalmente. L'abbiamo fatta da amatoriali, ma non c'erano i mezzi proprio. Basta pensare che oggi un render come quello che vedete qua avviene in 10 secondi, all'epoca dovevamo aspettare 15 minuti, quindi una scena di 3 minuti di azione poteva mettere 2 settimane di resa. The UFO è iniziato nel 2000 come progettazione ed è stato sviluppato fino al 2008 credo, poi è andato a strascico fino a morire 4 anni fa. Il progetto purtroppo è caduto quando sia il regista si è sposato, l'altro mio collega ha trovato lavoro, io pure, e il nostro tempo libero è finito del tutto. Le difficoltà maggiori comunque sono state quelle nel fatto che eravamo 3 persone e non puoi fare tutto in 3, cioè una persona che anima e modella non vive più perché non hai proprio il tempo. Se lavori e fai 8 ore di lavoro e poi la sera ti metti a fare 4 ore di modellazione, al mattino sei un cadavere. Avremmo dovuto prendere più persone, integrare nel gruppo, ma eravamo un po' gelosi del progetto, forse perché avevamo 30 anni a testa. Quindi. Quando abbiamo mandato in rete i primi trailer mi sono arrivate credo tra i 30 e 40 mail al giorno, ma non solo di italiani, di appassionati di Goldrake che mi dicevano è bellissimo, continuate, non vediamo l'ora di vederlo. Purtroppo li ho delusi. Però mi arrivavano anche mail di arabi, perché ai tempi che Goldrake fu trasmesso in Italia, dall'Arabia Saudita vedevano la Rai e molti arabi si sono visti tutta la serie di Goldrake in italiano, mai di canadesi, perché in Canada arrivò la serie di Goldrake doppiata in italiano, perché in Canada c'è un fortissimo insediamento di italiani, molte mail di inglesi e soprattutto il 90% di mail che non erano italiani di francesi, perché la Francia e l'Italia hanno avuto la passione di Goldrake. È stata comunque una bella soddisfazione, non posso spiegare i dettagli per motivi di privacy, però fummo contattati anche da un'azienda che tramite dei contatti voleva farci produrre il film con la licenza ufficiale, ma questa cosa non è andata in porto per motivi molto complessi a livello burocratico. Dovessi rifarlo oggi ci sono sistemi di resa che ci danno un impatto fotografico, potremmo fare qualcosa di veramente indistinguibile dalla realtà, come accade nel cinema quando hai le risorse, diciamo. C'è la volontà di ripartire, ma non col sistema di prima, c'è la volontà da parte mia e anche di alcuni miei colleghi di rifare il progetto, ma di cercare di darci delle tempistiche per iniziarlo e essere sicuri di finirlo, quindi di fare una preproduzione molto seria. Il problema è che non possiamo farla senza fondi, e fondi per queste cose qua non ce ne sono, quindi bisogna spingersi alla passione delle persone, a chi vuole farlo, e lancio il sasso, chi vuole collaborare poi troverà la mia mail da qualche parte alla fine di questa intervista.
se siete modellatori 3D o se siete persone che sanno montare in After Effects o Premiere o quello che volete, siete anche persone che hanno capacità di costruire costumi o cose del genere, noi stiamo ancora vedendo la luce che illumina la volontà di fare Goldrake.